So this is Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 1, Text 25, translation. Because of the bodily concept of life, the conditioned soul thinks that when the body is annihilated, the living being is annihilated. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the Supreme Controller, the super soul of all living entities. Because he has no material body, he has no false conception of I and mine. It is therefore incorrect to think that he feels pleasure or pain when blasphemed or offered prayers. This is impossible for him. Thus, he has no enemy and no friend. When he chastises the demons, it is for their good, and when he accepts the prayers of the devotees, it is for their good. He is affected neither by prayers nor by blasphemy. Traduzione. A causa dell'erronea concezione dell'esistenza, l'anima condizionata pensa che quando il corpo muore anche l'essere vivente si è distrutto. Vishnu, Dio, la persona suprema, è il supremo controllore, l'anima suprema di tutti gli esseri. Poiché non ha un corpo materiale, egli è libero dal falso concetto di Dio e mio. È errato quindi pensare che egli provi piacere o dolore quando è bestemmiato o quando gli vengono offerte preghiere. Riferito a lui, ciò è impossibile, perché egli non ha né amici né nemici. Quando castiga i demoni, lo fa per il loro bene, e quando accetta le preghiere dei devoti, è anche per il loro bene. Egli non è toccato né dalle preghiere né dalle bestemmie. Purport in Italian. Spiegazione di Prabhupada. Coperte dai corpi materiali, le anime condizionate, inclusi grandi saggi eruditi e cosiddetti professori, pensano che con la fine del corpo ogni cosa sia finita. Ciò è dovuto alla loro concezione corporea dell'esistenza. Krishna non ha tale concezione corporea e il suo corpo non è differente dal suo sé. Perciò, non avendo Krishna una concezione materiale della vita, come potrebbe essere colpito dalle preghiere o dalle accuse materiali? Il suo corpo è definito Kaivalya, non differente da se stesso. Poiché tutti hanno una concezione dell'esistenza basata sul corpo, se anche Krishna avesse la medesima concezione, che cosa distinguerebbe Krishna dall'anima condizionata? Le istruzioni che Krishna ci dà nella Bhagavad Gita sono considerate conclusive, perché egli non possiede un corpo materiale. Non appena ci si riveste di un corpo materiale si diventa soggetti a 4 imperfezioni, ma il corpo di Krishna non è materiale. Egli quindi non è soggetto a imperfezioni, ma è sempre spiritualmente cosciente e colmo di felicità. Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. La sua forma eterna, piena di conoscenza e di felicità. Le espressioni Satchidananda Vigraha, Ananda e Ananda Chinmaya Rasa e Kaivalya si equivalgono. Krishna si può espandere come Paramatma nel profondo del cuore di ognuno. Nella Bhagavad Gita 13.3 ciò è confermato. Kshetragyam Chapimam Vidhi Sarva Kshetreshu Bharata. Il Signore è il Paramatma, l'Atma, ossia l'anima suprema di tutte le anime individuali. Perciò si può naturalmente concludere che egli è libero da concezioni corporee imperfette. Benché sia situato nel corpo di ogni essere, egli non ha un concetto corporeo della vita. È sempre libero da tali concezioni e quindi non può essere colpito da tutto ciò che è in relazione al corpo materiale della jiva. Krishna afferma nella Bhagavad Gita 16.19 Tannaham Visata Puram Samsareshu Naradama Shipana Jasham Ashubam Asuris Eva Yonishu. Gli invidiosi e malvagi, i più degradati tra gli uomini, io li getto nell'oceano dell'esistenza materiale, nelle svariate forme di vita demoniaca. Ogni volta che il Signore punisce esseri come i demoni, tale punizione è destinata al bene dell'anima condizionata. L'anima condizionata, invidiosa di Dio, la persona suprema, lo accusa dicendo: Krishna è cattivo, Krishna è un ladro, e così via. Ma Krishna, che è buono con gli esseri viventi, non tiene conto di tali accuse. Tiene conto invece dell'anima condizionata che canta il nome di Krishna tante volte. Talvolta egli punisce i demoni gettandoli nelle forme più basse di vita, ma poi, non appena essi finiscono di accusarlo, li libera nella vita successiva perché cantano costantemente il nome di Krishna.
Non è un bene per l'anima condizionata bestemmiare Krishna e il suo devoto, ma Krishna, che è molto buono, punisce in una vita l'anima condizionata per tale attività colpevoli e poi la porta con sé a casa nella sua dimora originale. Un chiaro esempio di ciò è Vrindavana, che era un tempo Chitraketu Maharaj, un grande devoto. Per aver riso di Shiva, il più elevato di tutti i devoti, dovette assumere un corpo di demone, di nome Vrindavana, ma in seguito un signore lo prese con sé. Così, quando Krishna punisce un demone o un'anima condizionata, ferma le abitudini offensive di quell'anima e non appena essa è completamente pura, il Signore la riporta nella sua dimora originale, presso di lui. Now the next verse has a long purport. Anche il prossimo verso è una lunga spiegazione. And it's not easy to understand. E non è difficile da comprendere, e non è facile da comprendere. There is a statement that is little controversial. Ci sono delle affermazioni che sono un po' contraddittorie. So who is giving class tomorrow? Chi dà la lezione domani? Domani in Macambo. Imani. Okay. He has a tough job. Allora un bel lavoro da fare, un bel compito. But Srila Prabhupada has written a long purport to that verse because it needs a long purport. Ma naturalmente Prabhupada ha scritto una lunga spiegazione di questo verso perché è necessaria questa spiegazione. So here we find some very practical points, Qui troviamo vari punti pratici interesting things. e interessanti. And if we get curious to read Prabhupada's teachings, E se diventiamo curiosi di leggere gli insegnamenti di Prabhupada, we can discover so many things. possiamo riscoprire così tante cose. But one thing that stands out for me from this verse and purport Ma la cosa che spicca per me in questo verso, questa spiegazione, is the word hope. è la parola speranza. There is a great hope for every one of us to attain perfection, even though we are so imperfect. C'è una grande speranza per ognuno di noi di ottenere la perfezione, anche se siamo così imperfetti. So I believe in the sixth canto there is a story of Vritrasura, Nel sesto canto c'è la storia di Vrindavana, who was formerly Chitraketu Maharaj, che in precedenza era Chitraketu Maharaj, and he became a demon ed era diventato un demone because he blasphemed Lord Shiva. perché aveva offeso il Signore Shiva. But still, he attained perfection after his life as a demon. Ma poi ottenne la perfezione dopo quella vita da demone. And then he was taken back to Godhead. E fu riportato indietro da Dio. So, when Krishna punishes someone, Quando Krishna punisce qualcuno, like he was punished, come lui fu punito, it is for their purification. è per la purificazione di quell'essere. So, we have read in the text 23, Come abbiamo letto nel verso 23, the body of the conditioned soul is planned by the Lord for suffering in the material world. il corpo dell'anima condizionata è progettato dal Signore affinché soffra nel mondo materiale, Through the agency of the external energy. con la mediazione dell'energia esterna. So try telling this to materialistic people, Cercate di dire una cosa simile a una persona materialista. they will laugh at you. They will laugh at you. Loro vi rideranno dietro. Because they are trying to get maximum enjoyment from the body. Perché loro vogliono trarre il massimo godimento dal corpo. But here, there is a description, the purpose of this body is suffering. Ma qui c'è una descrizione che lo scopo di questo corpo è la sofferenza.
And we have a mixed experience of suffering and enjoying. E tutti noi abbiamo un'esperienza mista di sofferenza e di godimento. So this life is a school. Questa vita è una scuola. Basically, it's a school of hard knocks. È una scuola, la scuola delle maniere forti. Yeah? You have an expression Yeah. in Italian. The school of hard knocks. La scuola delle bastonate, delle maniere forti. And here and there you have some relief and you call it enjoyment. E qua e là troviamo un po' di sollievo e lo chiamiamo godimento. Like if I put your head into the water and you are very eager to breathe. Come se vi metto la testa sott'acqua, diventerete molto desiderosi di respirare. And you are very eager to take your head out of the water Sarete molto desiderosi di tirare fuori la testa dall'acqua and breathe. e respirare. And when I let you get out, then you feel a great relief. Quando vi lascio uscire, vi lascio andare la testa fuori dall'acqua, trovate un grande sollievo. So this is how is the enjoyment in this world. It's just a little bit of relief from suffering. E questo come funziona il godimento in questo mondo. È solo un piccolo sollievo dalla sofferenza. But people don't believe it. Ma le persone non ci credono. They think, no, we are going to make this body very comfortable. Continuano a pensare, no, io renderò questo corpo molto piacevole, confortevole. Let's say you want to enjoy a nice beach chair. Diciamo che voi vogliate godere di una bella sedia a sdraio sulla spiaggia. And lay down lazily in the sunshine. Volete stendervi, rilassarvi pigramente nella luce del sole. And drink juice with this pipe, how you call it? Cannucce. Canucce. E bervi delle bevande con la cannuccia. So how long you can enjoy like this? Quanto tempo potete godere in questo modo? What will happen after some time? Cosa accadrà dopo un po' di tempo? First, you run out of juice Prima di tutto finisce il succo. because you will finish the juice. Il succo finisce. Then your back might start to hurt. Poi la schiena comincia a farmi male. Then the sun might become too strong. Poi il sole diventa troppo forte. Then you may feel pain in some other parts of your body. Poi cominciate a sentire dolore da qualche altra parte del corpo. And then what we don't see on the advertisements for holiday resorts E quello che non vediamo nelle pubblicità dei centri, dei villaggi turistici, translate this. This insect. sono gli insetti. Insects are never advertised for the leaflets for Hawaii and Bahamas and even Italy. Gli insetti non vengono mai pubblicizzati nei manifesti pubblicitari o volantini delle Bahamas, delle Maldive o neanche dell'Italia. But believe it, even now in my room I have somebody buzzing. Ma che ci crediate o no, perfino in questo momento nella mia stanza c'è qualcosa che ronza. It's end of the November and I have insect in my room. Siamo alla fine di novembre e ci sono insetti nella mia stanza. Fortunately there is this mosquito repellent. Fortunatamente c'è questo mosquito repellente elettrico. Yes, electric, yeah. Un moschito, diciamo, repellente. And I put it Che lo metti, lo attacchi. and I was not bitten by the insect. Non hanno avuto questi insetti, queste zanzare. So you lay down, but there is insects eating you up. Quindi vi sedete tranquilli, ma poi ci sono gli insetti che vi divorano.
Then somebody is playing loud music near you, e poi qualcuno si mette con la musica a tutto volume vicino a voi, or maybe cars are passing. O- Cars. oppure passano delle macchine, Loud cars are passing. macchine col motore al massimo. Or in Malaga, Malaga is a tourist place, it has a nice beach, Oppure a Malaga in Spagna, che è un posto turistico, c'è una bellissima spiaggia, but airport is very near. ma l'aeroporto è proprio vicino. So every few minutes there is loud airplane. Ogni minuto c'è qualche aereo che è rumoroso. On top of it, water is really, really cold. E per di più l'acqua è veramente molto fredda. Atlantic Ocean currents come into the Mediterranean Sea and make it super cold. Perché c'è una corrente che dall'Atlantico entra nel mar Mediterraneo e rende quella zona di Malaga molto molto fredda. I managed to stay 2 minutes. Io sono riuscito a starci al massimo 2 minuti in acqua. It's freezing. Congeli. So these things you don't see on the advertising leaflets or internet. Queste cose non le vedete nelle pubblicità o in internet. But it's the reality. Ma questa è la realtà. Or women and men dream about a child. Oppure uomini e donne si sognano di avere un bambino, un figlio. So what do they think about the child? Ma cosa pensano di quel bambino? They think that child will say goo goo. Pensano che il bambino dica gugu. Goo goo. I don't know in Italian how you say it, but it's like some sweet words. Dica solo dei dolci balbettini. And child will look at the parents like they are gods. E che guardi i suoi genitori come fossero le sue divinità, With little eyes, con i suoi piccoli occhi, little legs like this, little legs, little feet. con le gambette, So cute, so sweet. così carine, così dolci. So I'm a little strange person. Io sono una persona un po' strana, Devotees tell me, oh, we got a baby. perché i devoti vengono da me tutti entusiasti, abbiamo avuto un bambino. And unfortunately, my perception of that baby is different. Sfortunatamente la mia percezione di quel bambino è differente. Teenager with earring and tattoos. Io vedo già un adolescente, un teenager con i tatuaggi e i piercing, sì, gli orecchini. When he hits 16, he will say to his parents, I don't want to be a devotee because this is your religion. E quando arrivano a avere 16 anni, dicono ai genitori, non voglio più essere devoto, questa è la vostra religione. Or gets into drugs. Voglio provare tutte le idee, oppure si butta nelle droghe, Or into death metal. oppure nell'heavy metal, Or becomes a terrorist. diventa un terrorista. so, so these things happen. I mean, I'm not speaking out of my crazy imagination. Quindi queste cose accadono, non sto parlando secondo una mia immaginazione pazzoide. There's devotee children who turned against the movement. Ci sono dei figli di devoti che si sono rivoltati contro il movimento. So, like Vena, he had wonderful parents, but he was such a heavy guy. Come Vena, che aveva dei genitori meravigliosi, ma lui era un tipo così perfido. So we try to see this world with idealistic eyes. Quindi se cerchiamo di vedere il mondo con i nostri occhi da idealisti, As a place of enjoyment. come un luogo di godimento, When you see a beautiful member of the opposite sex, you don't see the reality of their body. quando vediamo un membro del sesso opposto attraente, noi non vediamo la realtà di quel corpo, You only see the skin. vediamo solo la pelle. But Rukmini, Queen Rukmini, in Krishna book, she describes a husband Ma la regina Rukmini, nel libro di Krishna, descrive come è fatto un marito,
And she describes everything that his body is consisted of. E descrive tutti gli ingredienti di cui è costituito il corpo. Highly anti-romantic statements by Rukmini, who is practically his Lakshmi Devi. Sono affermazioni altamente antiromantiche di Rukmini, che è la suprema dea della fortuna. And I remember years ago I read Buddha's meditation about focusing attention. E qualche anno fa ho letto una meditazione di Buddha per focalizzare l'attenzione Some Tibetan scriptures. in qualche scritto tibetano. So he says the same thing as Rukmini. Lui dice le stesse cose di Rukmini He analyzes this body as it is. e analizza questo corpo per quello che è. So the reality is different that people want to see. La realtà è differente da quello che le persone vogliono vedere. And Shastra is helping us to become awakened to the fact what is the reality. Le scritture ci aiutano a risvegliarci a quello che è la realtà. We want security in this world. Noi cerchiamo sicurezza in questo mondo, But nothing is certain. ma niente è sicuro. We want nice house, nice relationship, nice bank balance. Vogliamo una bella casa, belle relazioni, un buon conto in banca, But it's very shaky. ma è tutto molto instabile, fluttuante. You can lose it in few seconds. Si possono perdere queste cose in pochi secondi. 2 days ago we were in Kamayore, near Viareggio, 2 giorni fa eravamo a Camaiore, sopra Viareggio, and Purandara Prabhu has a house very high in the hills. e Purandara Prabhu ha una casa molto in alto nelle colline, nella collina. And he showed me the sea, Mediterranean Sea. Da lì si può vedere il mar Mediterraneo. And I told him, your house in a smart place. E gli ho detto, la tua casa è in un posto intelligente. Because if tsunami comes, all these people will come to you for prasadam. Perché se arriva lo tsunami, tutte le persone correranno sulla terra per prendere pressata. So in Kali Yuga, strategic position of a holiday house is high. Quindi in Kali Yuga la posizione strategica per le case vacanza deve essere alta. Then he told me, yes, but it's hard, it's very steep. I have to walk and I'm getting old. E io ho detto sì, è vero, però è vero quello che dici, però la strada è così ripida e io sono diventato vecchio. How you call these curves in Italian? Serpentine? These curves? Serpentine. So when we are climbing to his house, this is the second year that we are going, Ramachandra Prabhu is always chanting the Shimha mantras. Quando andiamo su per questa strada così tortuosa e ripida, cantiamo sempre la mantra. Because very narrow road and you can slip and, like, roll down the hill. È una strada così stretta che se scivoli giù non sai dove ti fermi. But when you go up there is a big dog called Leo. Ma quando arrivi su c'è un grosso cane che si chiama Leo. And Ramachandra Prabhu had a very nice exchange with him yesterday. E ho avuto un bello scambio di nota ieri con il cane. He's very big, but he's gentle. He's not heavy dog. Molto grosso ma molto pacifico. So to have a house so high is very smart. Quindi avere una casa così in alto è molto intelligente. Now those of you who want to get married. Ora coloro di voi che vogliono sposarsi. How many of you are married? How many of you are married? Quanti di voi sono stati sposati? My goodness. How many of you want to get married? Quanti di voi vogliono sposarsi? Okay. We had a breakfast yesterday. Ieri abbiamo fatto colazione. Prabhu, how old is Purandara Prabhu? 83. He looks like 65.
He's 83, he looks like he's 65. Sì, lui ha 83 o più anni, però sembra che ne abbia 65. Mataji made beautiful toast with mozzarella. La moglie Saccideri ha fatto dei meravigliosi toast con la mozzarella e i pomodorini. This is what I liked from the breakfast, but the rest Ramachandra Prabhu liked. Quello che è piaciuto, ho preso lui, ha preferito lui la colazione e io ho preso il resto. So they have 5 sons, E loro hanno avuto 5 figli. and I was thinking, what can I ask this Prabhu? E stavo pensando, cosa posso chiedere a questi? He has so much life experience and he is a devotee and he is successful in marriage. Ha così tanta esperienza di vita ed è un devoto e ha avuto successo nella sua vita matrimoniale. 53 years 53 anni di matrimonio. together, 5 kids. 53 anni insieme con 5 figli e 8 nipoti. He was an engineer, Lui era un ingegnere, a road manager, per la manutenzione del comune. and Mataji is an English teacher. E la moglie è insegnante di inglese. She is also initiated devotee. E sono tutti e due, anche lei iniziata. So I asked him, E io così gli ho chiesto, Prabhu, what is the secret of successful marriage? gli ho detto, Prabhu, qual è il segreto di un matrimonio di successo? So do you want to hear? Volete sentire? Even if you are married, still you have to remain married. Anche se siete sposati, dovete rimanere sposati. So he said something in German that I didn't understand. Mi ha detto una cosa in tedesco che all'inizio non ho capito. But there is a German saying similar to English saying, Ma c'è un proverbio tedesco che è simile a un proverbio inglese, small drops wear off the stone. che dice la goccia, piccole gocce bucano la pietra. So what is the Italian alternative? Sì. La goccia scava la pietra. Piccoli passi non passare da loro solo. In latino è gutta cavet lapide. Gutta la goccia Okay. scava. Please speak in the microphone because I'm catching the translation too. So he said patience. E così lui mi ha detto che il segreto del matrimonio di successo è la pazienza. Patience and perseverance. Pazienza e la perseveranza. So this is a big, big, wise advice. E questo è un consiglio molto molto saggio. Although you know it and you know it's simple, but it's so hard to do. Anche se tutti noi lo sappiamo, che sembra una cosa semplice, ma sappiamo quanto è difficile. But they made it. Ma loro ce l'hanno fatta. 53 years. 53 anni. So every partner dreams of changing their partner. Ogni partner sogna di cambiare partner. I'm gonna mold you as I want you to be. Then you will be perfect. I'm gonna mold you, I'm gonna form you as I want you to be. E ognuno vuole modellare il partner come vorrebbe che fosse. Husband wants to change the wife and wife wants to change the husband. Il marito vuole cambiare la moglie e la moglie vuole cambiare il marito. But does it work? Ma funziona questo? Ramachandra Prabhu, does it work? I don't think so. Huh? I don't think so. Atmavidya Prabhu, does it work? So, we are dreaming we are going to change our partner. Quindi noi sogniamo di voler cambiare partner, We cannot change anybody, we can only try to inspire them. ma non possiamo cambiare nessuno, possiamo solo cercare di ispirare Patiently. pazientemente. So this is a principle of goodness, patience. Questo è un principio della virtù, la And it's pazienza. in Upadeshamrita, E come leggiamo nell'Upanishad, Dairyat, Utsaha Nishchaya Darya Tatat Karma Pravartanat, Sangatyago Satovrite Shadvir Bhaktir Prasidyati. 6 success principles described by Rupa Goswami. One of them is patience. questi sono i 6 principi del successo descritti da Rupa Goswami. Uno di questi 6 è la pazienza.
So we have to be patient Quindi dobbiamo diventare pazienti in Krishna consciousness. in coscienza di Krishna, Even with ourselves. anche con noi stessi. But some teachers say that with ourselves we should have divine impatience. Some teachers say. Ma alcuni insegnanti dicono che verso noi stessi dobbiamo avere una divina impazienza. And with others we should exercise divine patience. Invece con gli altri dobbiamo sviluppare una divina pazienza. So divine impatience means you hurry up with your spiritual advancement. Divina impazienza significa che vogliamo darci una mossa, accelerare il nostro processo, il progresso spirituale. Practice diligently. Praticare diligentemente. Take responsibility. Prenderci la responsabilità. Listen to the feedback of others. Ascoltare il riscontro degli altri. Open up your heart. Aprire il nostro cuore. So there are 6 loving exchanges also described by Rupa Goswami. E ci sono i 6 scambi d'amore descritti anche da Rupa Goswami. Giving gifts. Dare doni. Accepting gifts with gratitude. Accettare doni. Giving prasadam. Dare prashadam. Accepting prasadam. Accettare prashadam. So these 4 we are practicing. Questi 4 li pratichiamo tutti i giorni. But 2, Guyam Akyati Prichati, we don't practice very much. Ma 2 che sono Guyam Akyati Prichati non li pratichiamo molto. Confidential inquiry and confidential revelation. Vuol dire fare domande confidenziali e fare rivelazioni, rivelarsi, fare rivelazioni confidenziali. We may live in the community but be very closed. Possiamo anche vivere in una comunità ma essere molto chiusi. Don't share our successes and our challenges with others. E non condividere i nostri successi e le nostre sfide con gli altri. So live with devotees but be alone. Vivere con i devoti ma essere da soli. But community is meant for sharing. Ma la comunità è fatta per condividere. Because sharing means caring. Perché condividere significa prendersi cura. If you share, it means you care, you want to add value. Se tu condividi qualcosa vuol dire che vuoi offrire cura o aggiungere dei valori. And you get interested in others. E che significa anche che voi siete interessati agli altri. We can learn so much. Possiamo imparare così tanto. We can see somebody and think, oh, I don't like him. Possiamo vedere qualcuno e pensare, non mi piace. Or I don't like her. O non mi piace lui o lei. But when we get to know them, ma quando conosciamo quella persona and listen to them, e li ascoltiamo, we can see that, oh, I can learn from this person. vedremo che possiamo imparare tante cose da quella persona. And this person is so nice. Quella persona è così brava. My judgment was wrong. Il mio giudizio era sbagliato. Especially devotees are special people. Specialmente i devoti sono persone speciali. So in the community we become interested in other members. Quindi in una comunità dovremo sviluppare interesse per gli altri membri della comunità. What excites you about Krishna consciousness? What inspires you about Krishna consciousness? Exciting. No. We have to develop interest in a community. Interest in other members of the community. Dovremmo scoprire quello che ci entusiasma nella comunità, nella coscienza di Krishna. Why? Perché? Because we can learn from them and we can share with them and we can serve them. Perché allora potremo condividere con gli altri, potremo seguire gli altri. If you want to be a leader, se volete essere un leader, or take responsibility o prendere responsabilità in Krishna consciousness, nella coscienza di Krishna, you should know what is the main principle of leading people. Dovete conoscere qual è il principio più importante nel guidare gli altri. And I'm going to reveal this to you now. E adesso ve lo rivelerò. But you have to pay me. Ma dovete pagare. After the class,
If anybody can contribute 20 to 50 euros. Dopo la classe, dopo la lezione, tutti possono dare un contributo. And 20 e that's, for 50 this euro. secret, that's cheap. E questo in realtà è un prezzo molto economico. That's peanuts. Proprio noccioline. Cioline? Noccioline. Noccioline. So how many of you are ready to pay for the secret? Quanti di voi sono pronti a pagare per il segreto? My goodness, I'm getting rich. This is the way to get rich in Kali Yuga. Questo è un modo per arricchirsi in Kali Yuga. Sell knowledge. Vendere la conoscenza. So, this principle that is the main principle of leadership is trust. Questo principio che è l'elemento principale nella leadership è la fiducia. And in order to build trust, E per poter costruire fiducia, you need to be trustworthy. dovete diventare affidabili. And trustworthiness you earn Volete diventare degni di fiducia. by your character and your competence. Per diventare degni di fiducia si può guadagnare questa fiducia col carattere and behavior. Competence. Con il nostro carattere e le nostre competenze. Character means you're a good example. Carattere significa che siete dei buoni esempi. And you are caring, you care for people. E vi prendete cura degli altri. And competence means you know how to do things. E competenza significa che sapete come fare le cose. And first competence for a leader is communication skills. E la prima competenza di un leader sono le capacità di comunicare. He is able to understand people. È in grado di comprendere le persone. Then he can lead them and lift them. Allora le può guidare e le può elevare. And he is able to speak clearly. Ed è capace di parlare in modo chiaro. And always positively. È sempre positiva, in modo positivo. So here we have such positive message that even if you become a demon, but you always think of Krishna, you will get liberation. Quindi qui abbiamo dei messaggi così ispiranti, che anche se uno diventa un demone, ma canta Santo Nome di Krishna, ottiene la liberazione. Thank you very much for listening. Do you have any questions? Grazie per l'ascolto, avete domande? One question. Una domanda. Volevo fare una considerazione. Uno può pagare il prezzo richiesto, ma devi cambiare veramente la persona, questo è il consiglio. He is ready to pay the price, but then you have to change him. He has to see the result of your... I have to change him. No, I don't change him. He has to change himself. Non è lui che ti deve cambiare, sei tu che devi cambiare. I give you the tools and the principles and you have to do the work. Io ti do gli strumenti e i principi, poi tu devi fare il lavoro. You jump and I say Jai. Tu salti e io ti dico Jai. Too salty. So, and I have to do my own work Io devo fare il mio lavoro, to change myself, but I cannot change you. cambiare me stesso, quindi non posso cambiare te. But this is one of the secrets. Ma questo è uno dei segreti. Okay, let's Uno dei do segreti secrets of success. del successo. Every evening we are discussing secrets of success. Ogni sera parliamo di questi segreti del successo. Okay, let's do a little survey. Facciamo una piccola... How many of you want to be successful? Quanti di voi vogliono avere successo? In Krishna consciousness, in life, in everything. Okay, almost everybody. Okay, how many of you are ready to hear what is the price of success? Quanti di voi sono pronti a sentire qual è il prezzo del successo? Okay, now how many of you are ready to pay that price? Quanti di voi sono pronti a pagare il prezzo? That's great. Almost everybody. First you have to see what is the price. Prima dovete sapere qual è il prezzo. So this is a wonderful point. Questo è un punto meraviglioso. This is one of the key points of success, is to understand how to pay the price. Questo è uno dei punti chiave per avere successo, sapere quanto bisogna pagare. And I spoke to Murari Chaitanya Prabhu and his wife the other day, L'altro giorno ho parlato con Murray Chaitanya Prabhu e sua moglie and I revealed to them the secret of success in anything. e ho rivelato a loro il segreto del successo in qualsiasi
And it's called daily investments. Investments. Questo si chiama investimento quotidiano. So how do you develop muscles? Come si fa a sviluppare i muscoli? You don't develop muscoli by watching Schwarzenegger lift weight. Non potete sviluppare questi muscoli guardando Schwarzenegger che fa le So flessioni every day o che alza pesi. you have to do this. This is Vinyasa push-up because knees are here. Vinyasa push-up, easy. Queste sono flessioni Vinyasa, cioè, vedete che le ginocchia sono toccano terra, così posso fare una volta sola. So if you practice every day, you will become very strong. Se praticate tutti i giorni diventerete molto forti. In every area of life. In ogni area della vita. So the price is daily investments in your success. Il prezzo è l'investimento quotidiano nel vostro successo. Daily investments in your goals. Investimento quotidiano per i vostri scopi. Thank you very much, Srila Prabhupada Ki Jai.